Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Dopo un paio di giorni che non ci siamo sentiti perché lavorativamente parlando non ho avuto assolutamente nemmeno un quarto d'ora di tempo per condividere un video con la mia amata community e sapere poi le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Mi raccomando, la sezione commenti qui sotto, chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. E quindi andiamo a vedere, anche se non si sta giocando, cosa sta succedendo in casa Napoli. Partiamo dalla situazione arbitrale perché Rocchi è in totale confusione. Ci accolliamo poi a questa situazione con diciamo il confronto che ha avuto Del Genio, e l'avete visto tutti quanti, sulla situazione arbitrale. Rocchi è in confusione perché comunque dice sì, ma sono tanti gli arbitri comunque che devono arbitrare, cambia l'interpretazione, tante teste differenti, eccetera. Non sono assolutamente d'accordo, non sono assolutamente d'accordo, c'è un regolamento scritto, primo. Punto secondo, se le direttive che poi vengono dall'alto, da Rocchi e compagnia, sono molto più chiare, lo spazio all'interpretazione resta minimo e diciamo episodi come la settima giornata di Serie A dove un fallo è da giallo, lo stesso fallo il giorno dopo è da rosso, un rigore che viene dato la sera prima, la mattina dopo non viene dato e i falli sono quasi uguali. Le interpretazioni sono diverse, i colori dei cartellini che cambiano a seconda delle partite e dell'arbitro che ovviamente sta dirigendo la gara, non va bene. E non va bene in primis per le società di pallone che investono tanti soldi e un rigore non dato, un cartellino che era rosso e diventa giallo, comunque diciamo che mi stai venendo a quel servizio per non dire altro. E ovviamente, d'accordissimo con le parole di Del Genio e tutto ciò che poi è successo in studio, credo che il video l'avete visto tutti quanti, non sto qui ad elogiare un giornalista o a scagliarmi contro un altro, lo sapete benissimo io come la penso, però se un giornalista, in questo caso Del Genio, fa delle considerazioni che io condivido al 100%, perché non supportarle? Quindi non mollare, caro Paolo, perché nel tempo io sono d'accordissimo con tutto ciò che ha detto Del Genio. Ci hanno abituato così a pensare al complottismo. Poi, se non li volete mettere i challenge, noi continueremo a vivere il campionato così. Assolutamente, perché se le direttive sono queste, il regolamento è scritto, ma le interpretazioni sono comunque diverse da partita a partita, e allora staremo sempre qui domani, tra un anno, tra 3 anni, tra 5 anni a dire sempre le stesse cose. O mettete i challenge, quindi è un problema della squadra che lo chiama, che scrive poi il suo destino, altrimenti non ne usciamo più. Challenge, io lo chiamo, c'è il rigore, perfetto, dai il rigore e io ho ancora il challenge, così come si fa negli altri sport. Challenge, mi chiama il calcio di rigore, non c'è, me lo spieghi, per regolamento, no, non c'è, non te lo do, perfetto, perdi il challenge e sono fatti miei. Sono io che metto i soldi, sono io che stipendio i calciatori, sono io che investo per far girare poi il campionato insieme a tante altre squadre e società. Quindi, caro Paolo, non mollare, anche se a lavare la testa agli asini si perde l'acqua e il sapone. Detto questo piccolo pensiero arbitrale che andava sulla situazione arbitrale che andava comunque fatto, chiacchiere o non chiacchiere, questo rinnovo di gara che non va bene a 5,5, ne vogliamo 8, ne vogliamo 9, ne vogliamo 7. Allora, premessa, ogni volta che c'è una pausa per le nazionali si comincia con le chiacchiere, rinnovo, non rinnovo, quell'altro non sta bene, quell'altro vuole giocare, eccetera, eccetera. Io non credo che la situazione possa arrivare al capolinea per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia, l'adeguamento e quant'altro. Però, se dovesse poi mettersi di traverso lui, l'Enduraci, 9 milioni, eccetera, eccetera, noi ne prendiamo atto, assolutamente. Il Napoli viene da
la situazione Osimhen, il mercato che ha fatto quest'anno e in più l'annata che ha buttato al vento l'anno scorso per decisioni comunque rivedibili anche a livello contrattuale, credo che qualcosa l'abbia imparato e quindi quello che volete fare fate. Non volete rinnovare, non volete adeguare, perfetto, non c'è nessun problema. Tu prendi 1,3, 1,2, quando prendi, contratto fino al 2027. Benissimo. Giugno, sul mercato. E fuori dai coglioni. Lo so ragazzi, stiamo parlando di Kvaratskhelia, siamo d'accordissimo, però noi nel caso non riusciamo come società a trovare l'accordo, non è che siamo qui a dire Napoli, ma quello è Kvaratskhelia, va giù. A chi è? Chiunque diciamo vuole mettersi di traverso e si vuole mettere la maglia sotto i piedi di conseguenza, per me diventa il passato, ma da subito. E quindi vedremo. Ripeto, ho fatto la premessa, possono essere anche solo chiacchiere perché c'è la pausa e non si sa cosa scrivere. Vedremo poi. Noi sappiamo che il rinnovo doveva arrivare, l'adeguamento doveva arrivare entro fine ottobre. Vedremo a fine ottobre cosa succederà e tireremo le somme anche qui. Dall'altra parte c'è un professionista di altissimo livello, Stanislav Lobotka, che dalla nazionale ogni volta che viene intervistato non fa altro che dire la verità senza peli sulla lingua. Questa stagione può essere speciale, ma siamo solo all'inizio. Rispetto all'anno scorso, quando ci mancava un po' di fame dopo lo scudetto, quest'anno è diverso, dice Lobo. Conte ha portato nuove idee in un'atmosfera diversa, ci sta spingendo ad un livello superiore sia fisicamente che mentalmente e finora i risultati sono dalla nostra parte. È così che vogliamo continuare, il mister può portarci ad un livello superiore. Noi ci auguriamo che il Napoli raggiunga questo livello da Super Saiyan, ma al momento siamo già contentissimi che fisicamente e mentalmente ci si sta spingendo, diciamo, si sta alzando l'asticella, perché sono due punti di vista fisicamente e mentalmente fondamentali per quanto riguarda il calcio in generale, non solo il Napoli, che è una società che veniva da un anno disastroso, tra virgolette, con 3 allenatori e quant'altro. Restare sul pezzo fisicamente e mentalmente è la chiave di qualsiasi società che vuole avere poi una continuità di risultati. Ecco perché le figure chiave in una società, che possano essere allenatore, preparatore atletico, match analyst, direttore sportivo, eccetera, 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 non bisogna steccarle, perché poi basta che stecchi un paio di colpi per quanto riguarda la dirigenza di una squadra e può finire male. Non è che deve finire per forza male, ma può finire assolutamente male se poi la competenza va ad abbassarsi, il livello di competenza. Ma visto che non è il nostro caso, da quest'anno noi siamo più che contenti. Complimenti al Lobo, poi vedremo, li vedremo in nazionale, i nostri impegnati. Faremo anche una live nel weekend molto probabilmente, quindi campanella attivata, iscrizione per chi lo vuole fare e ci vuole seguire dal vivo con i nostri ospiti. Analizzeremo la situazione sentendo anche altre campane. Ultimo argomento, ma non ultimo per importanza, perché voglio fare una considerazione e voglio spingermi più in là. Juan Jesus e Politano. Juan Jesus ovviamente per me ha sbagliato a tirare in ballo poi la città, perché le metropoli sono tutte quante pericolose, i furti avvengono dappertutto. Però poi se il post Instagram, lo sfogo è di ripicca e frustrazione, che se è solo di frustrazione tu non tiri in ballo la città assolutamente, anche indirettamente. Se poi c'è anche la frustrazione perché sei tornato il quarto difensore schierabile invece che il primo come l'anno scorso, allora diciamo che è diversa come situazione. Io mi auguro che sia stato uno sfogo del momento, però non posso assolutamente condividerlo. C'è stato il furto oggi, almeno l'ho letto prima, anche per Politano, una smart. Parliamo di una smart, non parliamo di, che so, di una Maserati, di un R8, di macchine comunque di tutto rispetto. E quindi
Diciamo che la considerazione che volevo fare io non è lontanissima secondo me dalla realtà, perché se prendiamo l'anno dello scudetto dove qualcosina pure è successo da questo punto di vista e quest'anno dove sei un tantino più in alto in classifica rispetto al disastro dell'anno scorso dove è successo poco e niente per quanto riguarda furti eccetera eccetera, e allora io ho due domande per qualche situazione che in maniera trasversale potrebbe influire sull'ambiente Napoli, me le comincerei a fare. Poi la giustizia sta indagando, Juan Jesus con i geolocalizzatori sulla macchina, eccetera, eccetera, però dico io, invece di sfogarvi sui social, basta, dalle forze dell'ordine, non serve a niente lo sfogo sui social, tanto è vero che i furti che sono accaduti a Milano, a Torino, Chin, Cialanoglu, Sensi, dappertutto succedono. Però io non ho letto un post di Cialanoglu, mamma mia, Milano, che schifo, eccetera, se ne ha rubata la macchina, no. Cioè, ne prendi atto, ovviamente è un evento grave nella maniera più assoluta, ma gli organi di competenza, per quanto possono intervenire e risolvere la situazione, lo fanno, però bisogna rivolgersi prima all'organo di competenza, no con una storia Instagram, siamo veramente alle basi. E allora non posso accettarlo io lo sfogo di Juan Jesus, non ho niente contro il calciatore, assolutamente, però quando ti metti Napoli e il Napoli anche sotto i piedi non va assolutamente bene, chiamatelo orgoglio, chiamatelo però è una paternale secondo me troppo grande eccetera eccetera. Secondo me, dal mio punto di vista, si poteva fare diversamente. Poi la situazione per quanto riguarda voler intaccare un attimo ambiente e momento Napoli, per me ci può stare tutta come considerazione. Poi vi aspetto ovviamente qui sotto nella sezione commenti, mi fate sapere la vostra e ci confrontiamo anche lì. Sempre Forza Napoli, un abbraccio a tutti, ciao.